Nonostante quello che vi raccontano i comunicati stampa, le pagine patinate, le anteprime pompate dei soliti siti copia e incolla, oppure gli articoli vecchi o le riviste locali che sono notoriamente amiche delle aziende, MV Augusta non è rinata dopo gli episodi brutti che ha vissuto, e no, non basta nemmeno essere presenti a EICMA con una moto che non si sa nemmeno se c'è, per dire che il marchio è vivo. Anche KTM è andata a EICMA l'anno scorso, anche Fantic è andata a EICMA, e adesso non ci sono più perlomeno KTM e Fantic a EICMA, perché la crisi è vera. La verità è che MV Augusta è ancora dentro la stessa crisi cronica che racconto da tempo, da quando ho iniziato a seguirla nel mio canale YouTube, e ne abbiamo parlato quando sono arrivati i russi, quando è entrata KTM, quando sembrava la svolta definitiva e quando KTM se n'è andata sbattendo la porta perché è morta. E adesso che i giornali tornano a titolare grande ritorno di MV, se vedemo a EICMA mi sento di dire la mia. Volete sapere come sta MV, chi ce l'ha e chi se la compra? E io ve lo dico. Dai. Ciao da Mr. Helmet. Perché non è un marchio qualunque, è un nome gigantesco, forse il più iconico del motociclismo europeo, se non mondiale, ma la sua storia recente però purtroppo non è quella di un marchio leggendario, è quella di un paziente cronico tenuto in vita a colpi di trasfusioni, passaggi di proprietà, vendite parziali e promesse di rilancio da iconico a cronico. È questo il passaggio di status del marchio. Prima ci sono arrivati i liquidatori, vi ricorderete, vari passaggi di proprietà, poi i russi della famiglia Sardarov che si sono presentati come i salvatori, ed effettivamente una bella barca di soldi ce l'hanno anche messa, centinaia di milioni, però alla fine sono diventati solo un altro capitolo del libro MV in cerca di un proprietario sano, perché questo è. Poi nel 2022 arriva KTM, anzi Pirer Mobility, con il 25% che voleva diventare di più, e purtroppo lo è anche diventato. Sembrava fatta, lo dicevano tutti, finalmente MV ha la spalla industriale che merita per crescere e esprimersi, e anche io ci credevo, e poi proprio per colpa di MV mi sono messo a studiare anche KTM e mi sono spaventato con le cose che sapete e che sembravano all'inizio incredibili. Ok, io all'epoca dissi chiaro nel mio video: aspettate, perché se KTM entra o la integra davvero oppure la usa come immagine e se ne va, dipende da come sta. E indovinate com'è andata? È finita come quello che attacca i cavi alla macchina del suo amico per farla partire e rimane senza batteria anche lui. Ok, abbiamo avuto con KTM il matrimonio, abbiamo avuto il divorzio e adesso stanno entrambi pagando il conto per motivi diversi. È andata più o meno così, ma vi faccio un riassunto veloce. KTM entra, si prende la distribuzione mondiale della MV, per un po' sembra che il matrimonio funzioni, però KTM cosa fa? Si porta tutto in Austria, taglia la testa a Schiranna, l'annulla, si prende tutta la rete vendita e la logistica, poi anche i ricambi, poi tutto quanto, poi anche 4.000 moto in stock addirittura, e inizia a piazzare nella sua rete, però non piazza niente, e anzi nel frattempo fa un casino. KTM, cioè Pirer Mobility, fa il botto, arriva la crisi totale di Pirer Mobility che ho raccontato separatamente e approfonditamente su Mr. Helmet, e KTM non solo smette di espandersi in quel momento, ma deve fare i conti con i propri numeri, porta i libri in tribunale, e quando i conti ballano la prima cosa che tagli è il superfluo, e per KTM MV diventa niente di meno che una delle tante aziende, troppe, che aveva comprato insieme a Rosenbauer, le biciclette, altri marchi di moto, così, e che KTM non sapeva come valorizzare, anche perché aveva bisogno prima di tutto di tenere in vita se stessa. Muore veramente KTM, non per finta, porta i libri in tribunali, adesso è indiana e segue una vita tutta sua. Questo è il riassunto, con MV Augusta di mezzo, risultato divorzio lampo, MV Augusta torna a guidarsi da sola, però attenzione, perché
quando non hai l'ossigeno, tornare dipendente non significa tornare forte, perché se rimani senza niente non puoi andare avanti. Rete vendita, logistica, nemmeno il sistema gestionale è rimasto ad MV, che si è dovuta nel frattempo costruire tutto e non ha ancora finito, cioè torni da solo con tutti i problemi e senza più qualcuno che paga le bollette. Immaginate di divorziare da qualcuno e di trovarvi in mezzo a una strada. Allora, se qualcuno dice, ah ma Mr. Helmet, sì, arriva lui che ne sa, perché cavalca il momento, perché ci sono dei temi di qua e di là, bene, allora io vi dico, beccatevi tutta la copertura sul tema MV Agusta che ho fatto con Mr. Helmet. Questi sono tutti i video che ho prodotto nel tempo, alcuni sono legati ad MV, altri sono misti insieme, e poi questo è il trattamento riservato alla faccenda KTM, quindi con tutti gli intrecci di MV e tutto il resto. Li vedete, sono abbastanza. Chi vuole può cercarsi su YouTube le playlist dedicate e ricostruirsi tutta la storia di come sono andate le cose in base alle notizie che ho dato nel tempo. Insomma, alcune sono per la maggior parte direi cose che si sono verificate. Allora, il problema adesso, tornando ad MV Agusta, è questo: chi comanda, ma soprattutto chi paga, perché quando un'azienda non funziona, il chi comanda e il chi paga sono le due cose più importanti. La prima perché così capisci più o meno chi decide e che cosa, e la seconda perché se non hai i soldi non produci niente, e se non produci non vendi. Quindi la famiglia Sardarov e insomma gli ex proprietari russi sono praticamente fuori dal meccanismo. Sono ancora nel CDA, ok? Madre, due figli, Timur, suo fratello, la signora, insomma, quindi formalmente sono seduti al tavolo, ma non mettono più un euro, non prendono decisioni, non guidano più niente. E vorrei vedere a gestire la baracca, insomma, modo di dire chiaramente, ci sono Luca Martin e Filippo Bassoli, non so cosa dire, di sicuro ci provano, però se non hai i soldi e non hai la produzione, puoi essere anche Dragon Ball, puoi fare tutte le uscite, diciamo così, di comunicazione che vuoi, puoi fare tutti gli shooting che credi, puoi raccontare ai giornali tutto quello che ti pare, ma se non produci le motociclette non le vendi, e se non le vendi non hai i soldi per produrne ancora. Questo è, poi se qualcuno mi vuole contraddire, io sono sempre, sempre qua. Tanto MV mi ha fatto anche scrivere dagli avvocati, una volta più, una volta meno. Ok. Nel 2025, nonostante i proclami del precedente Trunkenpolz, e li trovate nei miei video, che prometteva 14.000, 15.000, 16.000, arrivare a 30.000, diventare il 30% della produzione di moto di lusso. Bene, va bene, nel 2025 MV Agusta ha prodotto circa 1.000 motociclette. Non parliamo di una domanda incredibile per prodotti esclusivi, parliamo di una mancanza di capacità produttiva per tanti motivi. Ci sono poi le 4.000 moto, quelle che erano state deportate in Austria e rientrate dopo il divorzio da KTM, vendute, o meglio svendute, molte di queste utilizzate come cambio merce per coprire servizi, sponsorizzazioni, attività varie, o così mi dicono, sono rumors. Se qualcuno anche qua me le vuole contraddire, io sono pronto a fare la smentita. Oggi ne restano di queste motociclette qua circa 800, dopodiché il vuoto, ok? Giusto, no? Perché? Perché, ripeto, non c'è produzione vera. E perché? Perché ci vogliono i soldi. E perché non ci vogliono ci vogliono i soldi? Perché non ci sono, e perché non ci sono? Perché sono finiti. Io vi ho fatto tutta la catena, così anche chi vuole rifiutarsi di comprendere, comprende. Perché c'è anche qualcuno così che contesta anche questi numeri. Poi ci sono problemi organizzativi. Il CRC, il famoso
centro ricerche è chiuso, era a San Marino, è stato chiuso, non c'è ricerca e non c'è futuro, il CRC ve lo ricorderete, un tempo era il cervello creativo di MV, il logo dove nascevano la Brutale, l'F4, tutte le robe bellissime, perché si può dire tutto ad MV tranne che le moto non fossero belle. Oggi è chiuso, qualcuno si è trasferito in MV in Lombardia, molti designer sono andati a lavorare in Sea Creative, che è un'azienda sempre di Castiglione, oppure per i cinesi nelle varie aziende italiane che però producono in Cina ma disegnano in Italia, i famosi marchi ex italiani ora di fatto cinesi, CF Moto, Moto Morini e altri marchi orientali che tengono il design da noi, perché questo noi lo sappiamo fare, però il business altrove perché noi non lo sappiamo fare. Quindi MV è un'azienda con tre capi della qualità, senza responsabile stile, che se non sono informato male è a casa, un po' in smart, un po' in solidarietà. Tradotto, nessuno sta progettando veramente il futuro di MV, mentre tutti controllano chissà che cosa, che non si produce niente. E anche qui sempre disposto a accogliere ogni tipo di smentita motivata e documentata. Ok? I numeri di MV: non è risanata l'azienda, ma è in bilico, perché passiamo ai numeri. Il fatturato degli ultimi anni è andato su e giù come il mio elettrocardiogramma quando faccio il vogatore: 29 milioni, poi 39, poi 68, poi 74, poi 133, poi invece giù. Uno direbbe minchia. Io dico, beh, allora questi hanno scoperto la cura per il cancro delle volte, perché un'azienda che cresce del più 71% di ricavi operativi in un anno senza aumentare la produzione, senza nuovi modelli, senza impianti espansi, o ha trovato il sacro graal dell'industria, o ha scoperto qualcosa che gli altri non conoscono, oppure quei ricavi non lo so che vendite sono. L'EBITDA, stesso giochino, da meno 12 milioni del 2018 a più 16 del 2023, ma già in calo nel 2024. L'utile netto sempre in perdita fino al 2022, un solo anno in positivo e poi di nuovo rosso, e arriva poi la parte migliore. Ma ripeto, sono sicuramente io che non ho capito perché un'azienda che dichiara 100 milioni di fatturato e a fine anno ha mezzo milione in cassa, vuol dire che la cassa l'hanno fatta, sì, ma se la sono fatta fregare al parcheggio mentre la portavano in banca, oppure io non sono del mestiere e non capisco, oppure io non ho visto bene la nota integrativa e mi sono perso qualcosa, perché poi alla fine quando guardo i report di report aziende e cose simili, e poi alla fine i numeri sono quelli là e non è che ce li possiamo inventare. A me, più che risanamento industriale, sembra una sopravvivenza assistita, ok? Però c'è EICMA, c'è EICMA. EICMA a fine anno, una specie di film natalizio con lieto fine che risolve ogni cosa. Arriva EICMA a novembre, è anche un'annata terrificante, anche un periodo terribile si chiude con EICMA, che è una specie di copertina dorata ad un anno triste. Tutto risolve. EICMA è la soluzione palingenetica che risolve tutto, perché se uno è a EICMA allora esiste. Però, perdonatemi, però EICMA non è la prima volta che invece di essere una rinascita o una conferma è semplicemente una passerella. Ne abbiamo visti tanti di marchi boccheggiare e fare EICMA per far vedere che esistono. MV Agusta sarà a EICMA con la Brutale 950 nuova, però non è pronta a produrla davvero, cioè questa moto non c'è. Ci sarà ovviamente, come al solito, qualcuno dirà: ho visto io l'ho vista, l'hanno portata, ok, quella è diciamo il mock-up, una versione preserie per una moto. Per esserci io la devo poter comprare e ci devo poter salire sopra una volta che ho pagato, altrimenti la moto non c'è. Se tutto va bene arriverà fra un anno, rimangono gli altri modelli di anni nell'ennesima versione speciale, riverniciata, anniversario, limited edition, 80 anni, 80 anni e un giorno, bisestile, Winter Soldier, non so, mi vengono in mente delle robe così, che ne so, e poi facciamo tutti gli shooting e le pubblicità bellissime, patinatissime, ma le moto nuove non ci sono sempre quelle là. Quindi EICMA non è una ripartenza industriale garantita. EICMA è un posto dove tu vai a far vedere delle cose
e magari spendi tutti i soldi del porcellino che hai sul comodino per fare EIC, oppure magari te ne freghi, non lo fai nonostante tu sia ricco. È una passerella per dire: guardate che siamo ancora vivi, non è che per caso ci volete comprare, perché adesso arriva finalmente il momento di parlare degli acquirenti, però non sono quelli che sognate voi. Le manifestazioni di interesse ci sono non da industriali ma da fondi. Primo il fronte Trunkenpolz, sì, quel Trunkenpolz lì, il cognome da cui è nata KTM, ramo parallelo per così dire alla famiglia Pirer, che è rimasto in KTM fino quasi all'ultimo, riparato in MV, di cui è stato anche CEO e di cui adesso è una specie di uomo immagine, no? Una roba così. L'idea quale sarebbe? Di portare il signor Trunkenpolz insieme a Florian Kecht, che è, ricorderete, il potentissimo direttore sales manager KTM, quello che spiegava ai vari giornalisti italiani, quelli di due ruote che andavano, che gli faceva vedere l'ingresso luminoso, tutte quelle robe lì, quello che spiegava tempo fa che KTM non era in crisi. Quel Florian Kecht lì. Questi due signori sembrerebbe vogliano portare un fondo e riprendersi MV e trasformarla in un atelier di lusso con produzione limitata e alta marginalità, meno industria, più gioielleria su due ruote, oppure appoggiarla agli indiani che già si sono intascati KTM così di straforo. E poi c'è il fondo italiano di investimento SGR, che è un fondo chiuso vigilato da Banca d'Italia, non pubblico, quindi non bilanci al pubblico, non trovi nulla sul report aziende, per dirti, perché per legge non è obbligato, gestisce circa 4 miliardi, investe in piccole e medie imprese con strategie private, con strategie di private equity, insomma, con investimenti, debito privato, è tradotto alla fine, cioè questi qua non sono una signora anziana che esce in vestaglie e ciabatte e salva i gattini bagnati e se li porta a casa. Questi qui che sono gente tipo che alleva i pitbull per farli riprodurre e poi li fa combattere, ok? Per darvi un'idea di che tipo di approccio hanno questi signori. I fondi non entrano per amore del marchio, entrano per il ROI, per il revenue of investment. Se per fare i conti c'è da tagliare, delocalizzare, vendere pezzi, bene, lo faranno. Ma non lo fanno, o fanno, lo fanno. Quanti esempi volete? Siamo qua tutto il giorno. Cosa vuole fare MV da grande? Non lo sa, non decide lei. Da una parte è in una bolla e quindi era una delle copertine per le quali ero indeciso, dall'altra qualcuno tira i dadi e cerca dei compratori sperando in bene. MV Agusta è ancora un marchio fortissimo, emozionante, unico, però il marchio da solo non basta più, servono i soldi, la produzione, la ricerca, il governo industriale chiaro, se no avete visto come anche quelli grandi poi fanno il botto e oggi MV, ripeto, è in una bolla o su un tavolo da gioco, in attesa che qualcuno decida se merita di vivere come atelier vero o se diventerà l'ennesimo marchio italiano solo nel listino, no? Ma prodotto altrove. Quanti esempi volete? Domanda finale per voi. Voi cosa preferireste? Un MV piccolina, esclusiva, artigianale, prodotta davvero in Italia, quindi realmente esistente, magari inaccessibile per quasi tutti noi, ma comunque con una sua identità, oppure un MV globale, salva con sicurezza, fatta però dove conviene e venduta come Made in Italy solo perché il nome è italiano, come tanti altri marchi che conosciamo. Ripeto, quanti esempi di Made in Italy così volete? Cioè, quante aziende che sono diventate ormai solo dei marchi di lusso nel portfolio di grandi gruppi industriali volete come esempio? Ce ne sono tantissimi. Va bene, da Mr. Helmet è tutto. Se volete rivedervi tutta questa saga, dai russi a KTM, dal crack Pirer al divorzio, da MV, le due aziende, le due storie che si incrociano, perché negli ultimi anni moltissimo di quello che sta succedendo ad MV
dipende da KTM, dalla storia di KTM, basta andare su YouTube e ci siete già più o meno con le playlist già pronte, o su misterhelmet.com. Io le playlist le ho fatte, voi non resta che scorrerle nell'ordine e nell'interesse che vi attira di più. Ci vediamo nei commenti, però abbonatevi o iscrivetevi e tutte quelle cose lì che mi tengono in piedi, altrimenti fra un po' mi vedrete parlare cinese o indiano anche a me. Ok? Ciao da Mr. Helmet.